Cielo deserto. Sogniamo sotto un cielo deserto. Abbiamo bisogno di nuovi sogni stanotte. Questo è Stay, un podcast in pillole sugli YouTube. Ognuno di noi da ragazzino, ragazzina, ha eletto una località come posto ideale in cui vivere. Non è una cosa programmata, arriva così, all'improvviso, e ci fa dire da grande voglio abitare qui. Oppure è così bello questo posto che ci voglio tornare per conoscerlo meglio. Uno di quei luoghi dell'anima, potremmo dire, che non vuoi conoscere solo come turista, ma che vuoi apprezzare in ogni suo angolo. Che se qualcuno ti chiedesse vorrei andare in vacanza, proprio lì, cosa mi consigli di visitare? Tu inizieresti intanto col dirgli che i giorni che ha scelto sono troppo pochi per visitare tutto. E poi ti sposteresti sui luoghi più conosciuti e via via, di luogo in luogo, dopo qualche ora finiresti indicandogli quel localino, che non compare neanche in Google Maps, dove poter fare una buonissima cena tipica e dove tra l'altro una volta ci ha pranzato anche quel personaggio famoso, quell'attore, ti ricordi in quel film, quella cena? Ecco, lui, proprio lui ha cenato lì. Insomma, un luogo che vorremmo chiamare la nostra seconda casa, per quanto ci è familiare. Gli U2, negli anni '80, in questa maniera vedevano gli Stati Uniti d'America. Ed è ad essi che dedicano In God's Country, il paese di Dio. Questo insieme di stati che si estendono per un territorio enorme, fatto di montagne, città popolose, campagne chilometriche, deserti. Questo insieme di persone di etnie completamente differenti, europei, africani, asiatici, ma che sotto quella bandiera si sentono un unico popolo. Oggi è un tema molto dibattuto, ma nell'87 c'erano pochi dubbi su chi fossero i buoni e chi i cattivi. Se da una parte del mondo potevamo sentirci liberi, sapevamo che dall'altra parte questa sensazione non c'era affatto. C'erano due idee di mondo, almeno agli occhi di noi europei, che si contrapponevano e si mantenevano in equilibrio. Gli U2, come sappiamo, sono sempre stati sensibili a temi politici e sociali, dalle rivolte civili alle guerre, dalle libertà negate alle oppressioni sistematiche, dai politici corrotti ai dittatori. Hanno sempre cercato di usare la propria influenza e la propria fama per far emergere questi temi, per condannare questi soprusi a spese dei più poveri. Così quindi, da europei in cerca di una nuova visione del mondo, vedono nell'America di quegli anni il simbolo di ciò che l'Europa può diventare. Un insieme di stati e popoli che vogliono crescere insieme senza farsi altre guerre e nel rispetto delle proprie diversità. Gente di origini diverse che si sentono parte di un unico popolo. Questa è la metafora ideale per descrivere quello che vorrebbero sentirsi loro da irlandesi, innanzitutto, e da europei poi. Lì nasce questa canzone. La popolarità dei primi album li porta in giro per il mondo, ma a quella terra dedicano il loro album più celebre, o comunque che verrà considerato il più celebre. E con questa canzone la consacrano a quel luogo dell'anima di cui parlavo all'inizio. In questo testo si descrivono quindi gli Stati Uniti come la terra delle opportunità, la terra della convivenza di popoli, della libertà di pensiero e d'azione, la terra dove, anche se non sei nessuno, puoi avere la tua possibilità. Se hai una buona idea, puoi metterla a frutto. Quella terra che qualche anno più tardi Wim Wenders chiamerà la terra dell'abbondanza. Tra le superpotenze di quegli anni era la terra della pace e della giustizia. Every day the dreamers die, to see what's on the other side. Il viaggio parte dalle zone desertiche, ma il deserto è anche la metafora dell'inizio di un percorso impervio che parte da quelle zone chiamate l'Ovest selvaggio e che arriva fino alle coste orientali, dove si erge quella statua che accoglieva i migranti europei tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. She is liberty and she comes to rescue me. Hope, faith, her vanity. La canzone si conclude descrivendo la fiamma tenuta in mano dalla statua, quella fiamma scoperta, ma che idealmente brucia sempre e che li avvolge nel suo fuoco dell'amore. Avvolge loro
loro come irlandesi, loro come europei, loro che, volendo usare una metafora biblica, stanno con i figli di Caino. Stay. Ogni domenica alle 13.